Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aventura gastronômica. A gente continua aqui no Taco da Bota, na Puglia, e a gente vai aprender hoje tudo sobre os vinhos do sul da Itália. Agora a gente vai conversar com o Michele, que é a terceira geração fazendo vinho da família. Eles estão aqui em Salento, é a última zona da Puglia, é a ponta do Taco da Bota. E o principal vinho que eles produzem é o Negro Amaro, típico aqui da zona sul da Itália. L'azienda fu fondata in questo stabilimento nel 1936 dalla sorella di mio nonno, Esther Palamà. Il marito della zia morì molto giovane, non ebbero figli, non ebbero eredi, quindi nel 50, quando il nonno compì 18 anni, poi la sorella intestò l'azienda al nonno e quindi da lì partì la proprietà della mia famiglia. Queste sono le eredità del lavoro del nonno, perché queste erano le stesse vasche in cui il nonno lavorava, vinificava i suoi vini e le sue uve, e queste invece erano le cisterne all'interno delle quali c'era lo stoccaggio del prodotto già fermentato. Queste sono in cemento al momento vetrificate, quindi c'è una copertura in vernice alla fibra di vetro, mentre abbiamo fatto negli anni un grande investimento sulle cisterne interrate. Qui dovete pensare che ci sono 8 vasche da 200 ettolitri l'una, il che vuol dire che ognuna di queste è 4 di questi serbatoi qua. Quindi c'è una quantità di vino in stoccaggio qui sottoterra significativa, sono 1600 quintali di vino qui sottoterra. Queste, che erano delle vecchie vasche in cemento, ad oggi sono state totalmente ricoperte d'acciaio, quindi hanno per noi il massimo della lavorabilità, il massimo della sterilità. Sono delle vasche che noi sterilizziamo a vapore e quindi per gli stoccaggi a lungo termine sono il miglior sistema in assoluto, perché noi qui dobbiamo combattere contro due fenomeni: lo spazio, e vedrete che noi abbiamo un decisamente importante problema di spazio, e quindi la possibilità di avere vino in stoccaggio sottoterra è un qualcosa di molto importante, perché su 5500 quintali di capienza totale della cantina un terzo è qui sottoterra, e questo significa tanto negli spazi di una cantina. E poi noi combattiamo con il caldo, con l'estate che dovrebbe essere già arrivata da un po', e in cantina facilmente superi i 30 gradi. Sottoterra in questo caso abbiamo verificato nel corso degli anni che tra il giorno più caldo e il giorno più freddo dell'anno riusciamo ad avere solo 1-2 gradi di escursione termica. Vuol dire che se metti il vino qua giù a 14 gradi a dicembre, male che vada ad agosto sta a 16. Però questo rende molto costante la temperatura di affinamento dei vini, è una cosa molto valida per il discorso dei lunghi affinamenti. Ovviamente non c'è possibilità di percezione di luce, in quanto sono dei recipienti ovviamente totalmente chiusi. Il controllo degli ossigeni residui si fa tramite emissione di azoto, quindi non c'è possibilità di ossidare i vini all'interno di questo sistema, che vuol dire che ad oggi qui da noi questo è in assoluto il miglior sistema per lo stoccaggio dei vini. C'aveva queste vasche e c'aveva le botti grandi da cui riempiva le botti piccole, che poi erano quelle che andava a vendere. Il nonno vendeva vino nelle osterie, qui nella zona dove la gente andava a bere. Loro compravano il vino in buttazzo, si diceva, in ciulivuttazzi, dentro queste botticelle di legno. All'epoca ovviamente non era rovere, non era un discorso evolutivo, non era un discorso di affinamento, era unicamente mero contenitore. Venivano fatti di qualunque tipo di legno, venivano fatti di castagno, venivano fatti di pino, venivano fatti di olivo, erano di tutti i tipi. Contenitori da 70 litri che il nonno portava in giro con cavallo e calesse, poggiavano su dei cavalletti in pietra e spillavano il vino direttamente da là, quindi loro praticamente lavoravano solo per quello. Nel corso degli anni, poi, quando papà, che conoscerete, prese in mano l'azienda negli anni 80, nell'86 precisamente, iniziamo con la grande distribuzione. Iniziamo a lavorare con i contenitori in vuoto a rendere da 5 litri in vetro per la grande distribuzione, fino a che nel 96 non svoltammo totalmente la nostra produzione e andammo sulla bottiglia. La nostra macchina imbottigliatrice è una macchina a depressione con aggiunta di azoto, il che vuol dire che tutti i passaggi di lavorazione sono coperti da azoto. Questo riduce l'ossidazione, riduce la presenza di ossigeno in bottiglia, e quindi ci permette di utilizzare al minimo i conservanti, che sono poi i solfiti cosiddetti, il metabisolfito di potassio, utilizzato come conservante e antiossidante nel vino. Per quanto ci riguarda, il primo punto sul vino è la bevibilità. Cioè, un vino opulento, un vino complicato è un qualcosa che non ci appartiene, perché poi
nella nostra proprio idea di vita, nel nostro modo di far vino, che è quello tipico delle nostre zone. Noi siamo una terra concreta, non siamo terre particolarmente nobili piuttosto che aristocratiche. Siamo contadini, siamo gente del popolo, quindi il vino era un qualcosa che si doveva bere, non si doveva assaggiare. Anche per quanto riguarda il tappo, infatti abbiamo sostituito il classico agglomerato di sughero con un tappo di ultima generazione prodotto da canna da zucchero. Facciamo circa 200.000 bottiglie l'anno, poiché si lavora su un totale di 32 ettari, che non sono di nostra proprietà, voglio dire, non siamo così ricchi ancora, magari un giorno... Come non sono ricchi? C'è tutto questo vino! Siamo ubriachi ma non ricchi. La gente del nostro paese viene qui a comprare il vino perché sa che lo facciamo noi, perché gli facciamo vedere come lo facciamo, perché gli facciamo vedere dove vengono le uve, gli facciamo vedere le campagne. Lo rendi trasparente, lo rendi un qualcosa di cui andare orgogliosi e fieri come comunità. E questo è stato il nostro più grosso traguardo nel corso degli anni. Quindi si è cercato di lavorare in questo senso, nel renderci affidabili, dove affidabile non è semplicemente un discorso commerciale, è proprio un discorso etico. Cioè, lo facciamo bene perché siamo brave persone. Quindi c'è Tiziana, mia zia, praticamente per 3/4 della sua vita ha marchiato bottiglie, perché dal 96, da che abbiamo iniziato a produrre il Mediusco, Tiziana è sempre stata quella che ha fatto questo lavoro, che è un lavoro propriamente femminile, proprio da mano delicata, che io con le mie manacce non sarei mai in grado di fare. Lei fa questo marchio che viene effettuato su tutte le bottiglie del Mediusco, considerate circa 60.000 bottiglie l'anno, 50-60.000 bottiglie l'anno, tutti gli anni dal 1996. Allora ci sono questi vigneti, no? Questi pezzi, questi sono 60 aree per esempio, da qui si producono, se si lavora bene, una cinquantina di quintali di uva, no? Che tradotti poi in vino sono 4.000 bottiglie super. La vigna vecchissima, produce poco, pochissime piante, poca densità di impianto. Bene, questo vigneto è stato maltrattato, ma proprio maltrattato fino a ieri. Il fatto sta che molte piante sono morte, molte piante sono state poi tirate, non sono state rimesse, non sono stati fatti... niente, abbandonato quasi, no? E allora dico, questa è parte della nostra storia, no? Questa è veramente una parte vera della nostra storia, perché l'alberello, questo così, senza sesto d'impianto, senza le fila, così, con queste piante buttate qui là, è una cosa che appartiene solo a noi. Qua ci hanno lavorato tutti i nostri antenati, no? Tutti i vini che venivano fatti qui, che non erano quelli da taglio che venivano mandati su, erano quelli per le famiglie, quelli per casa, era una cosa sacra, fare il vino per casa, per la propria famiglia, era una cosa di un'importanza allucinante, perché poi quello diventava veramente il collante della famiglia, cioè quel bicchiere di vino a tavola, era una cosa culturalmente importantissima. Inizio con questo perché questo è stato presentato il 4 di marzo di quest'anno ed è la prima linea firmata esclusivamente da Michele. Michele quest'anno è diventato il winemaker dell'azienda e, non volendo andare a cambiare totalmente un'etichetta, ha voluto crearne un'altra con il nome Ninì, il nome del padre. Dopo andremo ad assaggiare poi il vino d'Arcangelo che Ninì ha dedicato al padre. Esse vinho é muito bom, igual tomar uma margarita num copo de vinho, porque ele tem o salgado da malvasia, que como ele estava explicando pra gente, fica entre dois mares, então ele pega realmente o salgado, e a verdega traz um pouco de limão. Então você sente essa mistura do salgado com limão e é um pouco o que a gente sente numa margarita. Alba Rossa rosato, 100% negro amaro. Questa è proprio una caratteristica qui del sud, il vino fresco, il vino... Sì, la caratteristica del sud, fare un vino fresco, giovane e facile da bere. Questo
Questo è un 50% Negramaro, 50% Primitivo. Qual è la differenza tra il primitivo salentino e di Manduria? Il Primitivo salentino è molto più secco, il Primitivo di Manduria ha un grado alcolico molto più alto e ha un residuo zucchino molto più alto. Pode beber esse e dirigir depois. Oh. Não, não pode. Vinícius, para de influenciar mal as pessoas. Ma qui in Italia 2 bicchieri di vino si può bere prima dell'Italia? Più o meno. Questo fa sempre fermentazione malolattica in barrique nuovo americano. É um vinho rosado que vai com sal, vocês não estão entendendo. Próprio pra tomar assim na beira da praia, né, amor? Questo ha una lavorazione differente rispetto agli altri rosati. Si lascia a contatto il mosto con la buccia 10 ore nel serbatoio. Passate queste 10-14 ore si estrae dal serbatoio, dalla parte inferiore, il 30% della parte liquida, che ha un colore molto più carico, e questa lavorazione si chiama tecnica del salasso. Il colore è totalmente differente da tutti gli altri, anche dal primo. Se chiudi gli occhi, se io non te l'avessi fatto vedere, Você pode dire che è un tinto, un rosso. Se continua più. questo volevo sentire, questo volevo sentirti dire. I migliori 100 vini d'Italia. Questa è Slow Food Editore. Come leggere la guida. Questo è come leggere la guida. Qual è il vino che c'è? Complimenti! Abbiamo già vinto con il Mediusco Rosato nel 2007, abbiamo vinto la Gran Medaglia d'Oro al Vinitaly. Gente, estamos bebendo o melhor vinho rosé do mundo. Secondo te qual è quello che mi piace di più? Gente, não para de chegar gente aqui, né, amor? Você pegar o vinho esfuso. Eu tô comendo, né? Já é pimentadinho, chegamos no sul. É. Meu, tem um peperoncino aqui, uma pimentinha muito boa. Rosso, 50% Negramaro, 50% Primitivo. O que eu quero dizer é que não para de chegar gente aqui pegando vinho esfuso. É uma loucura. Pra quem não assistiu comprar vinho na Itália, olha como é que eles compram. Ele tá ali, ó. Tem tudo essas torneirinhas aqui, ó. Você traz a garrafa e eles enchem. E olha os preços, ó. 1,30, 1,50, 1,80, 1,60, 1,50, 1,80, 2. A 2,50 é o mais caro que você pode achar aqui. A gente tá falando em 12 reais o litro do vinho. E o vinho é bom, O porque... litro, tá? Não é a garrafa de 750. O Vinícius já tá terminando a taça de vinho rosto dele e eu tô aqui na minha rosada ainda. Gente, esse rosato aqui é muito bom, né? Pra comer Rosé, ela quer dizer. É um rosé, gente, um rosé. É uma cidade muito pequenininha, tem perto de 10 mil habitantes, vai. Eles fazem muita cerâmica aqui, então a mulherada aqui adora cerâmica. E são lindas, a gente viu, a gente não pode levar no carro, mas são muito bonitas. Jacopo, parla per noi, possiamo venire tutti i giorni qui? Siamo aperti tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 13 la mattina, intorno dalle 16:30 alle 20 siamo sempre qui. Se gostou do vídeo, dá aquele like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo da Itália.